Ciao a tutti, oggi prepareremo insieme i famosissimi biscottini pan di zenzero, gli omini gingerbread troppo simpatici, colorati, speziati e super buoni, simbolo per eccellenza del periodo natalizio. Finalmente sono riuscita a proporvi la mia versione, ci tenevo tanto ed era da tantissimo tempo che volevo realizzarli anch'io. Ebbene, vi devo dire che ora questa ricetta non la mollerò più. Sono diventati i miei biscotti preferiti e spero lo diventino anche per voi. Ottimi come idea regalo anche ad esempio per l'Epifania. Per realizzarli ci occorreranno 70 grammi di zucchero di canna a cui uniremo un uovo grande all'interno di una ciotola bella capiente, un pizzico di sale, 150 grammi di miele sostituibili con la stessa quantità di melassa che io purtroppo non ho trovato da nessuna parte, ma che so che è appunto l'ingrediente che dona il colore scuro all'impasto e anche quel tipico sapore. Infatti in molte ricette qui in Italia viene spesso sostituita con il miele. Ovviamente potete farlo anche voi se proprio non trovate la melassa, ma so che non è la stessa cosa. Miele e melassa sì, si assomigliano molto come consistenza, ma il sapore è completamente diverso. La melassa ha un gusto forte, acidulo, un po' di liquirizia, sapete, di quelle profumate, ecco, che regala ai biscotti, i pan di zenzero, proprio quel sapore unico. Comunque con il miele sono buonissimi lo stesso, ve lo posso garantire. Uniamo adesso anche un cucchiaino di zenzero in polvere e un cucchiaino del mix di spezie che utilizzo sempre anche per fare qualche dolce sardo, ossia la famosa droga saporita, che se non doveste trovare vi basterà utilizzare cannella, un cucchiaino di cannella, un mezzo cucchiaino di chiodi di garofano e mezzo cucchiaino di noce moscata. Ora mescoliamo bene con una frusta a mano per amalgamare bene il tutto. All'interno della ciotola uniamo 330 grammi di farina, 30 grammi di cacao amaro in polvere che potreste omettere se doveste trovare la melassa e in quel caso il colore quindi glielo conferirebbe questo ingrediente. Quindi in tal caso occorrerebbero 30 grammi di farina in più. E setacciato sopra queste polveri ho aggiunto anche 8 grammi di lievito per dolci vanigliato. Ora uniamo 150 grammi di burro freddo da frigo, il mio è senza lattosio, e finalmente procederemo con l'impastare con le mani, dapprima all'interno della ciotola e successivamente sul piano di lavoro leggermente infarinato. Creiamo quindi un bel panetto liscio ed omogeneo e guardate che morbidezza. Gli ho voluto creare anche l'impronta di cuore sopra, che romanticona. Lo avvolgeremo con la pellicola trasparente e lo faremo riposare in frigorifero per 30 minuti. Trascorso poi questo tempo ci prepareremo la spianatoia leggermente infarinata, il mattarello e le formine tagliabiscotti. Io ovviamente ho scelto gli omini, ma voi siete liberissimi di utilizzare le forme che avete in casa. Ormai i gingerbread si fanno anche di altre forme, forma di stella, di cuori. Di albero di Natale, di pupazzo di neve, ecco. Stenderemo ad uno spessore di circa 5 mm. Ed ora buon divertimento nel formare tutti gli omini. Ma sono adorabili, io me ne sono innamorata all'istante, guardate che carini che sono! E queste nuove formine della Tescoma sono eccezionali, ma li formano veramente bene, guardate! Li ho voluti fare sia piccoli che grandi per utilizzare entrambe le forme. Ovviamente, se dopo un po' notate che l'impasto fa attrito e non si stacca più dalle pareti delle formine, allora infarinatele leggermente, così come ho fatto anch'io.
L'impasto avanzato si potrà rilavorare e ristendere e con queste dosi che vi ho dato dovrebbero uscire un 40-50 biscotti circa e io ho comunque fatto due infornate ovviamente. Una volta sistemati tutti nella teglia li cuoceremo in forno già caldo a 180 gradi per 12-15 minuti. Mi raccomando, dovranno uscire dal forno ancora morbidi. È un tipo di impasto che non resta troppo croccante, ma sono fantastici. Faremo la stessa cosa con i restanti. Quando ancora sono caldi, in ogni occhietto aggiungeremo, pigiando un po', delle gocce di cioccolato bianco. Io ho deciso di procedere così per farvi avere una versione più semplice, semplificata e veloce rispetto alla preparazione di una ghiaccia reale e del colorante alimentare che appunto solitamente sono ingredienti che si utilizzano per questa ricetta. Ho ben pensato invece di sciogliere semplicemente alcuni grammi di gocce di cioccolato bianco e fare qualche decorazione su qualche punto dell'omino, anche perché queste formine tagliabiscotti mi hanno agevolato un sacco, visto che hanno creato già l'impronta dell'omino in tutto e per tutto. Ma favoloso. Ho utilizzato anche delle palline colorate per abbellire il tutto e lo so, sì, ne sono ben consapevole, le decorazioni con la saca poscia e il cioccolato bianco non sono state perfette. Ma pazienza, dai, sono casalinghi, sono fatti con tanto amore, sono fatti col cuore ed è quello che conta, ma in più sono deliziosi, forse è quello che conta di più. Sono troppo buoni. Ma avete visto che bellezza tutti in fila sul vassoio come dei soldatini natalizi pronti per essere regalati a grandi e piccini? Ma il profumo che hanno è che hanno regalato a tutta la casa è da svenimento e poi sono anche molto leggeri, gustati a colazione, perfetti anche da inzuppare. La consistenza è veramente perfetta, come potrete notare. Insomma, non mi resta altro da fare che augurarvi una buona fine dell'anno e uno splendido e magico inizio anno nuovo, amici, che vi porti miliardi di cose belle. Auguroni, vi voglio bene, vi abbraccio forte e vi rimando i prossimi video. Ciao!